Ma lo sapete che erano mesi che non facevo il mio spinning preferito, ovvero lo spinning di ricerca tra le onde? Mi mancava tantissimo questa roba e non vedevo l'ora di tornare a macinare chilometri e a lanciare nella schiuma. Finalmente quel giorno è arrivato, non c'è una vera e propria mareggiata, c'è più una sventagliata, dai, è più corretto chiamarla così. Sono partito stamattina presto, non all'alba ma comunque di buon'ora. Infatti il mare nella prima parte della pescata lo vedrete molto calmo, ma adesso c'è stata l'evoluzione meteorologica che avevamo previsto, quindi c'è più vento e anche un pochino d'onda. Sono in pesca più o meno con il solito assetto, ovvero Caldia 4000, PE1 in bobina, 0,30 di finale e novità. Questa volta c'è anche una novità, è arrivata finalmente la outset firmata Cappuccini Fishing. Siamo partiti da una canna già esistente che ho utilizzato moltissimo in passato e ho fatto fare qualche piccola modifica, qualche aggiustatina per renderla più idonea il mio utilizzo ed eccola qua. Adesso esiste anche la 762L Predator. Come dice la sigla è una 7 piedi e 6 che lancia fino a 14 grammi ma permette anche qualcosina in più senza forzare ovviamente. È una canna semplice, adatta a tutti, si può definire una entry level. Ho voluto una vetta che non fosse troppo rigida, troppo reattiva, che in caso di allamata di pesci che si staccano facilmente come possono essere i saraghi o le occhiate permettesse qualche errore. La tona in scogliera tra la schiuma, tra le rocce possono capitare di frequente. Nonostante siano 14 grammi, allo stesso tempo una buona riserva di potenza nel manico e infatti permette di lavorare anche qualche grossa spigola, un serra, comunque un pesce più impegnativo del solito per una 14 grammi, senza paura di forzare o senza essere in balia del pesce totalmente. In questo video potete vederla in piega con diverse catture, quindi spero vi piaccia, buona visione! Allora, situazione che ancora non c'è una vera e propria situazione, il mare è abbastanza calmo, c'è solo questa onda lunga molto bassa che crea un po' di schiumetta, ma in realtà l'acqua è molto limpida, quindi non c'è un vero e proprio movimento del fondale, movimento di corrente. Generalmente inizio le mie pescate a spinning di ricerca con un jerchettino, ma vista la situazione, non situazione, penso che inizierò con qualcosa in superficie, tipo un Salty Dog 85. Giusto così per cercare qualche contatto con qualunque pesce. La condizione comunque dovrebbe evolversi più avanti, il mare dovrebbe alzarsi un pochino, sperando che smuova un po' predatori, gruppolatori e qualunque altro pesce che è in zona. Il mare potrebbe andare avanti così anche per qualche ora, onestamente spero di no e che si alzi il prima possibile, però inizialmente farò un po' di prove e test più che altro in superficie. C'è da dire che con così poco vento e così poca onda il VTD si muove benissimo sulla superficie, quindi è anche un piacere pescarci. Inizialmente andrò un po' avanti così, cercando qualche risultato. Oh, eccola! Bell'attacco, è anche un bel pesce. Sì, è grossa. No. Oh, frizione, incredibile. Questa è grossa. Mamma mia, oddio. Che occhiatona. È un bestione, guardate qua. Più grande della mia mano. Cioè, inizialmente l'avevo anche scambiata per una spigola perché lo scoppio è stato notevole. Ora si è un po' impanata, ma apriamo la giornata con questo bestione. È una signora occhiata questa. Inaspettata, perché ok, mi aspettavo qualche occhiata, ma non una di questa taglia. Bellissima, bellissima, ottimo inizio. Eccola qua, bella lei. Salty Dog 85 e occhiatona con la nuova outset firmata Cappuccini Fishing. Oh yes! Per trasportare il pesce ho iniziato ad utilizzare queste sacche impermeabili. Io ho le waterproof bag di Molix, ma qualunque sacca impermeabile può andare bene. Sono belle resistenti, isolanti, ci butto dentro un panetto di ghiaccio da 2 etti che oggi ho dimenticato tra l'altro, però insomma per ora è il modo migliore che ho per conservare il pesce senza sporcare troppo lo zaino. Eccolo qua. Lo riproviamo da questa puntina.
visto che le occhiate, almeno un'occhiata c'era, non so se è un caso oppure è indicatore di attività, di inizio attività. E adesso ci riproviamo. Non sono sicuro, non so se è stata un'allucinazione. No, ci sono. Ah, un serra. Eccolo, preso. Serrottino. Bellissimo, spettacolare. Madonna, che spettacolo. Allora, come lo tiro su questo? Non so se ce la faccio di peso. Io ci provo, dai, piccolino. Dai. Non deludermi. Oh, e vai! Serra occhiata! No, via di qui. Ok. Via di qui. Ottima giornata, ottima. Premareggiata, eppure ho già un'occhiatona e un serrotto a galla col salty dog. Ma poi che spettacolo, l'ho visto mangiare, l'ho visto attaccare proprio sotto i piedi, artificiale fermo. Bello, questa è stata una cattura molto bella. Si è fatto vedere pure un serrotto in questo mare calmo, praticamente, acqua limpida. Non è semplice trovarli aggressivi così, si possono trovare ma non sempre sono intenzionati ad attaccare gli artificiali. Questo l'ha fatto anche in maniera abbastanza aggressiva, era abbastanza convinto. È stato divertente nonostante non abbia tirato, cioè si è arreso subito, perché è piccolo ma con l'attrezzatura leggera poteva tranquillamente fare fughe, sfrizionate, salti, quello che voleva, ma in realtà si è arreso subito. Però l'attacco è stato bellissimo, perché è venuto a vista, sotto i piedi, artificiale fermo. Altro serrotto impanato come l'occhiata. Eccolo là. Non sono grandi catture, ma per ora la cannina si sta rivelando molto fortunata. Speriamo che mantenga questa energia. Altro serra. No, è impossibile quello che è appena successo. No, era un'orata. È un'orata. Ma queste sono cose assurde. No, mai successa una cosa del genere. Un'orata dietro al VTD. Era un pesce di 1,5 kg. Cosa diavolo sta succedendo oggi? Aspetta, provo a mettere il cranchettino, anche se credo non ci sia speranza, perché avrei dovuto prenderla alla prima. Però vediamo se la freghiamo. A me le possibilità di fregarla sono veramente basse, però è una situazione strana a quanto pare oggi. Non mi era mai successa una cosa del genere in decenni di pesca. Niente, ovviamente non si è fatta rivedere, ma solo il fatto che si sia fatta vedere un'orata dietro al VTD è qualcosa di magico. Veramente mai successo. Allora, visto che ancora c'è pochissima onda, sto cercando di dare più importanza a punte dove c'è un pochino di corrente, un po' più di movimento, quindi sto spostando praticamente da una punta all'altra e sto cercando di ignorare zone basse, zone chiuse, calette, praticamente la situazione inversa di quando trovo un po' più onda e un pochino più di sviluppo. Quindi per ora si va di punta in punta. Eccolo, ho avuto bei gorghi dietro al VTD, ma non ha mai trovato le ancorette. Adesso ci rilancio, vediamo se è sempre lì e soprattutto sicuramente è sempre lì, ma più che altro se ha ancora voglia di attaccare l'esca.
non ci è tornata. Peccato perché i gorghi erano grossi. C'è stato un altro pesce sui trietti. Eccola! Olè! Mettiamo il rotolo. No! Sarago a VTD! Bello! Ho capito che oggi è una giornata molto particolare. Saragotto a VTD. Lo avevo visto inseguire e inizialmente pensavo fosse un'occhiata, però dai movimenti che faceva era un po' sospetto, era un po' strano, e infatti ho capito anche perché era un saragotto piccolino da rilascio, ma sarago a VTD è tanta roba. Poi eccola. Cos'è? Occhiatas? Molto nervosa ma anche grossa. Che bei pesci ci sono oggi a giro. Questa giornata è veramente particolare, i pesci sembrano molto interessati alle esche di superficie. Più avanti farò anche prove con jerk, ma per ora non ho motivo di cambiare dato che il VTD sta funzionando molto bene. La taglia media è abbastanza alta, guardate qua che occhiata bellissima. E niente, spero che la situazione continui così perché pescare in superficie in scogliera è veramente divertente e dà molta soddisfazione. Eccola, eccola! Per fortuna c'è un branco. In realtà l'ho presa molto lontano rispetto a dove ho avuto l'attacco, però sicuramente qua c'è un bel branco che copre un po' tutta la cala. Si impegna? Modalità squaletto, e ce ne sono altre 2 o 3 dietro. No, che 2 o 3, c'è un brancone. C'è anche un pesce che non riconosco. È un serra? No, una spigola, una spigola. Una spigola sul mezzo chilo, non grossa ma sempre spigola. Tengo un pochino l'occhiata qui sotto nel caso succeda qualcosa. Ma no, tiro su, vai! Pensavo fosse più piccola, ma in realtà è bella pure lei. Allora, sono a 2 ore e mezzo di pesca, sì, abbondanti direi. Ho pescato praticamente tutto il tempo solo in superficie, sempre con la stessa esca. Adesso però la situazione è un po' cambiata sia da parte dei pesci che da parte del meteo, perché sto continuando a vedere diverso pesce, ma non sono più aggressivi come prima. Ho molti inseguimenti, molti attacchi a vuoto, quindi c'è un po' un cambiamento di tendenza. Dal lato del meteo invece si sta alzando il vento, il mare è ancora calmo, ma sta diventando un pochino più fastidioso pescare in superficie. Il piano per ora è continuare a insistere un po' così in top water, magari passo dal VTD a un popperino e quando poi la situazione diventa veramente troppo impegnativa ricomincio a pescare con i pallettati. Mi fa strano essere in scogliera e non aver ancora montato un finder jerk in quasi 3 ore di pesca, ma oggi è una giornata un po' particolare, quindi seguirò questa tendenza un po' diversa dal solito. Eccolo qua, 85T, pronto all'azione. Anche se questo è un popper a tutti gli effetti, come avete visto io continuo a animarlo come un VTD, dato che essendo lungo e fino mantiene comunque lo stesso movimento, un movimento molto simile, un po' più stretto. La differenza qual è? Che grazie alla bocca da popper riesce a mantenere l'assetto e la posizione anche in situazioni di vento teso come questa. Pratica ti permette di restare in superficie anche sotto vento e mantenere il controllo dell'artificiale. Questa è decisamente la giornata delle catture atipiche in superficie. Del 18 a popper, veramente piccolo.
Lo tengo giusto il tempo per questa ripresa e lo rilascio subito. Guardate quanto è bello. È arrivato il momento del passaggio al palettato. Ma il vento è troppo fastidioso per pescare in superficie. Finder Jerk 110 in colore Cappuccini Fishing. Ah! Padellone! Era una bella botta. Eccola! Mamma mia, ma che bestione! Ma cos'è sta roba? Un carro armato! Cavolo, a volte manco a volantino le prendono così. Vai, bello! Wow. Eccolo! Ehi, cos'è? È arrabbiato! Ah, no, l'ho messo malissimo! Malissimo! Dai, è pure piccolo. È stato più impegnativo questo saragotto che molti pesci più grossi. Beh dai, diciamo che si è meritato la libertà. Nel frattempo la sventagliata è diventata una piccola mareggiata perché ormai c'è vento e anche un po' di onda, schiuma, e ho iniziato anche a vedere quei pesci tipici della schiumata e della risacca come i saraghi. Era solo questione di tempo, bisognava aspettare. Bello, bel pesce. Bel pesce, combatte sul fondo, probabilmente è un dentice. Eh sì, è andato sulle rocce. Bello. Olè. Oh. Vabbè, è sempre un denticiozzo, però comunque è molto più sostanzioso rispetto a quelli di prima. Minchia, ha tirato una botta, pensavo fosse uno spigolone. E invece era un dentice che è carino, però non è certo la taglia che uno desidererebbe da una specie del genere. Non è male come taglia, ma preferisco rilasciarlo, dai, un po' di pesce l'ho già preso e da ora in poi tengo solo pesci più sostanziosi. No, non è male così. Vai. Oh, era un bel sarago. Niente, sono sfortunato, qui me la sono un po' cercata perché avevo sottostimato la cattura, ma in realtà era un bel sarago. È un bellissimo sarago, cavolo. L'ho visto, è un pesce sui 4,5 mezzo chilo, ma dava le testate di una occhiatina, ho detto la tiro su di peso in fretta, ma mi ha fregato lui perché non era per niente piccolino. E niente, altro pesce perso e vai. Ultimo lancio e poi si fa festa. Basta, fine dei giochi. Questa è stata una pescata molto atipica, però allo stesso tempo anche molto interessante, perché per assurdo il mare è stato più produttivo stamani con moto ondoso quasi assente che adesso che c'è un bel impianto di pesca con onde, vento abbastanza regolari e pescabili. Stamattina c'era uno stranissimo interesse per le esche di superficie, ho visto tante specie interessarsi al VTD, mentre nel pomeriggio, che il mare sembrava più movimentato, più
pescoso da mareggiata non ha reso quasi nulla, ha dato soltanto qualche sarago che però si è pure slamato. Fortunatamente nella prima parte della pescata qualche pesce da portare a casa c'è stato, bellissime occhiate, anche un serrotto, niente male. Ovviamente il tutto sarà onorato a tavola, quindi non perdiamo tempo e andiamo, cambio di location, via! Ed eccoci qua, pronti ad una nuova cena. Questa sera ho deciso di preparare il serra. Cosa ci faccio? Un panino. Iniziamo dando una bella pulita a questi filetti. Eccolo qua, primo pezzo di ciccia pulito e senza lische, pronto. E due. Le puntine non mi servono, vediamo i gatti. Il serra voglio farlo fritto perché lo voglio bello croccante. Diamo il via alla catena di montaggio per la frittura, ho preparato qua tutto in ordine. L'olio dovrebbe essere a temperatura. Pronto? Oh vai. Yes. 2 minuti ed ho fatto tutto, serra fritto pronto, è già buonissimo così, un pezzettino l'ho già fatto sparire, però l'obiettivo è fare un mega panino. Questi saranno gli altri ingredienti che accompagneranno il serra nel panino: cipolla, cetriolo, Philadelphia e avocado. Avevo anche un pochino di rucola, perché no? Adesso tocco McDonald's. Eccolo! Che meraviglia è venuto! Paninone al serra, pronto ad essere divorato. Questo non è un bambino, è un ragazzo. Ragazzi, sono fiero della mia creatura e penso possa fare invidia a un bel paninone del McDonald's. Adesso vado a gustarmi questa meraviglia che ho l'acquolina in bocca, vi lascio con i soliti saluti e vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!